Febbraio 2025 è la data in cui è stato rilasciato One 2.1, questo modello che ha alzato l'asticella in modo incredibile sulla generazione video open source, andando oltre a quello che OnUAN Video già permetteva di fare. A distanza di soli 5 mesi, dopo varie release, varie ottimizzazioni che sono uscite nel tempo, adesso è arrivato il suo successore e vedremo come poter generare sul nostro computer sempre tramite ComfyUI. Ciao ragazzi, io sono Dan e bentornati sul canale. Pensate, solo 5 mesi da quando è uscito 2.1 e già siamo alla nuova versione, che secondo le tempistiche AI sono quasi la normalità, se non addirittura tanti, ma se ci pensate sono solo una manciata di mesi e siamo già arrivati al successore. Questa corsa con le AI sta diventando veramente incredibile, ma soprattutto da quest'anno a livello video, perché se partivamo con un Cog Video X che permetteva di fare cose semplicissime, ora siamo una nuova versione di One che permette di fare risultati veramente pazzeschi. Sto parlando appunto di One 2.2, che è una semplice release nuova ma che loro chiamano Major Release. Viene proposto con due modelli principali, quello da 5 miliardi di parametri e quello da 14 miliardi di parametri, che ovviamente poi si divide in image to video e text to video. La situazione qua è un po' complessa. Vedetela secondo me in questo modo. Era stato presentato One 2.1 da 1.3 miliardi di parametri. Poi era stato presentato One 2.1 da 14 miliardi di parametri. Adesso si aggiungono One 2.2 a 5 miliardi di parametri e a 14 miliardi di parametri. Io li incastrerei in questo modo: l'1.3, il 5, One 2.1 a 14 miliardi di parametri e One 2.2 a 14 miliardi di parametri. Questa è una scaletta per farvi capire in che modo riescono a generare, che qualità restituiscono, perché alla fine secondo me One 2.1 non è da abbandonare completamente, anzi per tanti motivi forse è ancora la scelta più utile al momento, finché non usciranno ottimizzazioni nuove un po' più mirate. Vediamoli separatamente. Abbiamo il 5 miliardi di parametri, che è un text to video e image to video, perché lo stesso modello fa entrambe le cose in base a come lo utilizzate. Ha un suo VAE dedicato, che è proprio quello di One 2.2, e vi permette di arrivare fino al 720p. Visto da fuori questo è un modello più completo perché fa praticamente tutto. Il problema è che ha solo 5 miliardi di parametri e non è paragonabile al 14 miliardi di parametri. Quest'altro invece, quello più massiccio, arriva nella sua forma forse troppo massiccia, perché non parliamo più di un solo modello, ma di due modelli che lavorano insieme. Se usate da tanto le AI open source, conoscerete Stable Diffusion XL come è arrivato sul mercato. È arrivato composto da due modelli, che era il Base e il Refiner. Essenzialmente fa la stessa cosa, fa un primo passaggio con l'high noise e fa un secondo passaggio con il low noise. Il problema vero è che questi due modelli pesano allo stesso modo. Calcolate insieme al text encoder, al VAE e tutto quanto può andare a pesare sulla vostra scheda video e sul vostro sistema. I risultati sono sicuramente molto belli. Il problema però è che se pensate di generare video a 720p con One 2.2 a 14 miliardi di parametri, dovete avere una bella scheda video, soprattutto per tutti questi giga che devono starci dentro, o altrimenti fare un offloading esagerato. Sulla carta loro spiegano che questo Number One 2.2 porta un po' di novità, fra cui anche movimenti migliori, un effetto cinematografico migliore, ed effettivamente se riuscite a fare il video giusto dà un po' di distacco da One 2.1. Ma ripeto, il problema non è tanto quello, ma la pesantezza in generale. Però andiamo a vedere subito su ComfyUI come generare con One 2.2 5 miliardi di parametri e 14 miliardi di parametri. Partiamo come tante volte dalla pagina di GitHub creata da Alibaba, dedicata al suo nuovo modello One 2.2. Loro lo definiscono come un major upgrade di One 2.1. E cosa va a cambiare principalmente? Introduce un'architettura MOE, ovvero Mixture of Expert, separando i processi di denoising e, a detta loro, aumentando in generale la capacità del modello avendo le stesse richieste computazionali. Restituisce poi un output molto più cinematografico, riesce a fare dei movimenti migliori in generale, e in più si aggiunge un nuovo modello che è il 5B, capace di fare sia il text to video che l'image to video.
in un unico modello usando un nuovo VAE che però non si applica agli altri due modelli, perché in totale i modelli rilasciati sono 3, ovvero il WAN 2.2 text to video, WAN 2.2 image to video e WAN 2.2 text image to video. I primi due sono a 14 miliardi di parametri, mentre quest'altro è a 5 miliardi di parametri. Questa cosa frega un po' perché in realtà questi due modelli, come dicevo prima, si dividono la parte di elaborazione e quindi siete costretti a usare due modelli insieme, l'high noise e il low noise. In totale quindi avete due modelli interi da utilizzare in un'unica generazione. Questo complica un po' le cose e aumenta tanto le richieste di VRAM. Se noi scendiamo qua sotto vediamo che vi porta alle pagine di Hugging Face, specificando tra l'altro che a questo giro supporta sia il 480p che il 720p e anche il 5B supporta il 720p, che è già più realizzabile per tanti, mentre il 720p su questi altri due diventa particolarmente complesso da raggiungere, dato che la VRAM aumenta in modo drammatico. Ma adesso vediamo come riuscire a sistemare questa problematica. Andiamo giusto sulle loro pagine di Hugging Face per vedere qualche esempio, perché i modelli originali non andiamo a utilizzarli, che come vedete spesso sono in formati che non possiamo usare direttamente in ConfUI, ma useremo altre modalità. Se scendiamo qua sotto c'è ad esempio questo video che vi mostra cosa può fare, le peculiarità che ha questo modello, le novità che hanno inserito, un sacco di cose particolari. Qui si rifà principalmente al 14B. Come vi dicevo all'inizio, io il 5B lo metterei fra l'1.3B e il 14B di WAN 2.1. Non è meglio di WAN 2.1 sicuramente il 5B, però può tornarvi utile se avete un hardware che non asseconda neanche la prima versione di WAN, che era la 2.1. Questo era giusto per farvi vedere il demo di esempio e andiamo sulla pagina di Confi.org del blog sulla notizia in cui annunciavano che era disponibile da subito, perché è stato annunciato e praticamente in modo istantaneo era possibile usarlo su ConfUI. Anche qui ripetono le stesse cose, ma vi fanno vedere come recuperare i template di base, che dopo vedremo, e alcuni output che sono sicuramente più interessanti. Dal mio punto di vista non è sempre meglio di WAN 2.1, perché anche quella versione dava ottimi risultati e non aveva delle richieste così alte. Ormai si era riusciti ad arrivare a un punto dove si generava veramente con poco tempo e con ottimi risultati, però vedete che comunque molte cose effettivamente le fa meglio WAN 2.2, ma chiedendovi di più, e questo è il problema. Poi vedremo in dettaglio come fare un prompt un pochettino più agevolato visto le novità. Però vedete che potete fare veramente tante cose diverse e a questo giro dovrebbe darvi molta più libertà di generazione. Questa pagina ci porta direttamente poi ai docs di Confi.org e se clicchiamo qui è quello che sempre ci dà le basi per capire come utilizzare un modello. Anche qua si ripetono, vi dicono le stesse cose, ma iniziate a vedere un po' come si evolve la cosa. Se scendiamo qua partiamo dal 5B, che appunto viene chiamato sia text to video che image to video, poi vedremo il workflow che ho fatto sulla base di quello loro. Si può usare lo stesso workflow per fare due cose insieme, senza modificare il modello, nient'altro. Qui però avete i link al repository dove ci sono tutti i modelli caricati da Confi.org, che è esattamente questo qua, che poi ovviamente vi linko in descrizione. Se andate in File and Version avete gli split files e qui c'è tutto quello che vi può servire per generare con WAN 2.2. La prima cartella sono i diffusion models, si dividono fra image to video, text to video e text image to video 5B. Ognuno di questi modelli da 14 miliardi di parametri chiede che ci sia sia il light noise che il low noise. In realtà ho visto che alcuni stanno iniziando a sperimentare se utilizzare solo un modello o solo un altro, perché ovviamente l'FP16 è inarrivabile per la maggior parte dei computer, perché se fate il calcolo sono 28 giga ogni modello, lui deve caricarveli. Ovviamente potete fare l'offloading, ma sono un sacco di giga in ballo. Poi c'è l'FP8 che è già più raggiungibile per i comuni mortali come tutti noi altri. Poi vi farò vedere i GUF che sono un pochettino più personalizzabili come richieste, perché sono in molte più versioni.
In ogni caso scegliete quali usare. L'FP16 è il livello più alto, poi c'è il Q8, poi c'è l'FP8 insieme al Q6 e poi si scende. Come dicevo prima, se scegliete di prendere l'FP8 scaricate sia l'High Noise che il Low Noise e li mettete in download. Qui hanno messo solo l'FP16, ma adesso vediamo dove recuperare il 5B anche in FP8. Se torniamo indietro da questa pagina ci sono i text encoder, perché per generare vi servirà anche questo. Stessa cosa, potete scegliere fra FP16, FP8 e poi vi faccio vedere il GUF dove recuperarlo. Se non avete mai generato con One vi serve anche questo. Decidete quale scegliere, fate sempre una considerazione su quanto pesa e su quanto andrà sulla vostra scheda video. Se non avete un computer da render farm orientatevi all'FP8 o a un GUF, perché mettere insieme tutti gli FP16 diventa veramente pesante. Torniamo indietro, vai. Se pensate di generare con il 14 e il 5B dovete scaricarli entrambi. Se invece generate solamente con il 14B scaricate quello di One 2.1, perché non userete quello di One 2.2. Il modello 14B non usa l'ultimo VAE, lo usa solo il 5B. Torniamo sul discorso modelli. Dicevamo il 5B con precisione di calcolo FP8 lo troviamo a questa pagina. Se andate in File and Version, ve li link ovviamente in descrizione, trovate l'FP8 che occupa metà giga. Questo può aiutarvi tanto se avete pochi giga a disposizione di scheda video. Ma da qui iniziano i GUF. Andiamo su quest'altro repository, fate File and Version e avete tutte le versioni del 5B in versione GUF. Come potete vedere parte da 5 giga e 4 scende. Questo generalmente è fattibile farlo girare sulla maggior parte delle schede video. In realtà forse anche già la versione AFP16, però avere questa disponibilità aiuta tanti a poterlo far girare anche su computer non incredibilmente potenti. Il discorso qua è sempre lo stesso, si parte dal Q8 e si scende come qualità. Il Q8 è leggermente sotto all'FP16 come qualità, il Q6 simile all'FP8 e poi si scende sempre di più. Risparmiate comunque diversi giga se usate i GUF, io vi consiglio di usare questi. Come sempre mettete in download. È ovvio che questo discorso è o con una precisione di calcolo o con un'altra, non ha senso scaricare l'FP8 insieme al GUF a meno che non dovete fare delle prove. Stessa cosa anche qui per il 14, ma vedete diviso in high noise e low noise. Dovrete scaricare sia l'high noise che il low noise. Io vi consiglio della stessa qualità, però si può fare dei test. È ovvio che io non ho fatto tutti i test di questo mondo perché bisognerebbe fare non so quante generazioni e vedere se la cosa funziona prima di tutto e se ci sono dei vantaggi a fare l'high noise magari a Q8 e il low noise a Q5, non lo so. Però vi posso dire che guardate quanto pesano, dovete usarne 2 insieme al test encoder, quindi calcolate tutti i giga che vengono tirati in ballo e non sono pochi. Mettere 2 Q8 insieme sono già 30 giga che vengono chiesti all'hardware. Messi in download high noise e low noise, passiamo al image to video. È ovvio che non vi servono per forza tutti, questo dipende da se volete generare con questi modelli col 5B, con l'image to video 14B o con il text to video 14B. Se a voi serve solo fare esclusivamente il text to video e volete il 14B, scaricate solo quei modelli senza scaricare gli altri, ma tutto dipende da voi e da quanto spazio avete. Anche qua high noise e low noise e li scaricate in base al calcolo. Secondo me vi conviene partire con somme umane, non esagerate troppo, se no fate un offloading esagerato, vi rallenta tutto, vi blocca tutto il sistema, magari andate in out of memory subito. Ma se siete curiosi comunque provate a scaricarlo, non so, partite da un Q5 se potete, vedete come va, se riesce a farlo comunque continuate così, se no scendete sempre di più. A questo giro purtroppo bisogna scendere tanto perché il problema è il fatto che si usano 2 modelli insieme. Se One 2.2 fosse stato come il 2.1 potevamo andare tranquilli sul Q8, ma siccome sono 2 modelli che si caricano e 2 generazioni la cosa diventa un po' più complessa. Come dicevo prima, poi c'è anche il test encoder. Vi avevo fatto vedere che c'è FP16 e FP8, ma se volete c'è anche GUF e anche qui stessa cosa, potete scegliere che versione. Non dovete fare per forza modello e text encoder della stessa precisione, sono completamente separati. Potete fare il modello FP16 e il text encoder Q5, oppure fare il text encoder Q8 e il modello FP8. I 2 modelli non vanno a interferire fra di loro.
Generalmente si dà priorità al modello, però è ovvio che se fate il text encoder Q3 allora potreste avere delle generazioni peggiori poi dopo, mentre se riuscite a equilibrare un po' tutto è meglio. Calma, lo so, FP16, FP8, GUF, Q8, Q5, non si capisce nulla, soprattutto se uno sta iniziando. Ed è proprio per questo che ho creato una web app che potrebbe tornarvi molto utile. Si chiama KSimpli e semplicemente, appunto, inserendo la vostra scheda video e la quantità di RAM del vostro sistema vi darà la combinazione migliore per generare senza avere grossi problemi. Questo analizzatore mette insieme tutti i modelli nelle varie versioni di precisione di calcolo FP16, FP8, GUF in base a ciò che potrete generare sul vostro sistema. In descrizione trovate il link per testare questa web app. Detto tutto questo possiamo andare su ConfUI. Io l'ho già aperta, ma prima di aprirla vi consiglio di fare una cosa: andate nella cartella di ConfUI in Update e fate Update ConfUI Bet. Lo aprite e vi fa l'aggiornamento del front-end, così almeno vi aggiorna la parte dell'interfaccia. Una volta finito date invio con la tastiera e tornate su ConfUI. Quando siete qui fate Manager e fate Update All, in modo tale che avete proprio tutto aggiornato. Qui nel changelog potete vedere cosa hanno aggiunto, a che punto siete e soprattutto potete confrontarla con la versione che ho io. Una volta che avete aggiornato vi farà riavviare ancora ConfUI e tornate sempre a questa interfaccia. Come ho detto anche in altre guide, io ho fatto una guida che vi spiega da zero come utilizzare ConfUI. Mi rendo conto che diventa sempre più vecchia quella guida, ma sto aspettando proprio che aggiornino i nodi alla versione 3 per fare una guida nuova di quest'anno, in modo tale che non ci siano più differenze con quella guida, soprattutto perché vedrete l'interfaccia vecchia che vedete in Setting, Menu e se fate Disable. Così vi trovate con la vecchia guida che facevo, però in realtà sono cambiate anche tante altre cose. Se cliccate qua, fate Menu Top, ci sono un po' di differenze, adesso stanno diventando sempre più marcate. Insieme a quello ho fatto un podcast con 3 episodi dove spiego a un mio amico come utilizzare questa interfaccia e come generare. In quel podcast l'interfaccia è più recente, però qui aggiornano veramente ogni 3x2. Adesso si sono fermati un attimo, però aspetto che mettano questi nuovi nodi che la stravolgono un po', in modo tale che la guida poi sia aggiornata per un po' di tempo. Partiamo a caricare i workflow. Allora iniziamo a vedere i loro e poi vi faccio vedere quelli che ho creato io di conseguenza. Se fate workflow e poi browse templates, andate in video, in generale qui loro mettono sempre il loro workflow di base e sono quelli sui quali io poi creo i miei di conseguenza. Se facciamo il primo, per esempio, che è questo qua del 5B, vedete che in realtà non è così diverso dalle altre generazioni, si assomigliano un po' tutti. Questo modello in particolare viene consigliato a 24 fps, però ho visto che dipende tanto dalla generazione, non è detto che vada benissimo questo dettaglio. Potrebbe andare meglio a 16 fps, dovete vedere un po' voi su quello che state generando. Questo modello in particolare, come dicevo, fa sia text to video che image to video. Apriamo il workflow che ho fatto io. Se fate workflow e fate open, io sono nella cartella che ho clonato dal mio repository di GitHub. Se scendete c'è una nuova cartella che si chiama One 2.2. Qui trovate 3 workflow. Il primo è quello di cui parliamo adesso. Come sempre, se non avete determinati nodi vi avviserà, vi farà un elenco. Voi lo chiudete e fate Manager, Install Missing Custom Nodes e qua vi fa l'elenco di tutti quelli che vi mancano. Fate la spunta qui, fate Install, si riavvia tutto, vi installa quello che serve e dovreste vedere poi il workflow senza segni rossi. Vediamolo in dettaglio. Allora, come sempre voi fate R sulla tastiera, vi fa l'aggiornamento in modo tale che poi potrete mettere gli indirizzi giusti dei vostri modelli. Ma dove sono questi modelli? Giustamente voi li state scaricando e magari li avete già finiti di scaricare e vediamo dove vanno messi. E precisamente in Models, ovvero ConfUI Models. Allora, se avete deciso di mettere i modelli FP8 o FP16, vanno messi in Diffusion Models. Se volete fate una cartella come avevo fatto per esempio per Unyuan 3D e mettete qua dentro gli FP16 o gli FP8. Se avete scaricato i text encoder sempre FP8 e FP16 dovete metterli qua in text encoder, liberi così o dentro una cartella. Mentre il VAE va sempre qua dentro. Io ho fatto la cartellina apposita dove ho messo il 2.2 e il 2.1.
Invece se avete scaricato i GUF vanno messi i modelli in unit, ovvero qua dentro WAN 2.2 io ho tutti questi modelli, vedete che comunque non pesano poco, sono un po' di giga che vanno a pesare. Uso il Q5 perché già così sono abbastanza al limite, anche con la mia scheda, mentre con il 5B riesco a usare il Q8. Se avete scaricato sempre i text encoder GUF, li mettete in clip. Io qua avevo già l'UNT5 XXL Q8 perché lo usavo già con WAN 2.1. Sistemati i modelli così, ora dovreste vederli perfettamente qua dentro. Per questo motivo dovete fare l'R sulla tastiera come dicevo prima. Qua caricate il 5B e scegliete voi se fare il GUF o se fare il modello FP16 o FP8, che ovviamente nel caso va impostato in base a come lo utilizzate, perché magari non siete interessati ai GUF, allora usate direttamente questo nodo. Ovviamente in quel caso non installate neanche il nodo GUF, però io vi consiglio di considerarli perché pesano molto meno. Stessa cosa per il clip, qua potete caricare il GUF o caricare quelli FP8 e FP16. Il VAI in questo caso deve essere 2.2 perché siamo col 5B e qua sotto vediamo fra poco come può essere usato, mentre se passiamo di qua abbiamo lo Shift che generalmente viene messo su 8, non sono valori così ferrei perché potrebbero variare e questo è uno dei problemi più grossi di queste generazioni, che tutto potrebbe essere modificato e dare risultati anche migliori. A seguire abbiamo il prompt che è sempre lo stesso, ovvero il positive e il negative. Per quanto riguarda il prompt c'è una cosa interessante. Ho trovato su Reddit un utente che condivideva un portale creato da lui per aiutare le persone a fare il prompt. Se voi infatti andate qui ed è linkato in descrizione, questo sito si basa su quello che i creatori di WAN 2.2 hanno condiviso e su quello che WAN 2.2 teoricamente può fare. Io penso soprattutto il 14B, però si può sempre testare e vedere se anche il 5B segue lo stesso modo. Ovvero abbiamo lo shot size, il lightning type, light source, color tone, camera angle, lens, camera movement basic, il camera movement advanced, il time of day, il motion, visual effect, un sacco di roba in poche parole. E cosa serve questa roba qui? Che se voi per esempio avete bisogno di un wide shot, cliccate e vi scrive quello che può aiutare WAN 2.2 a fare una cosa migliore. Se poi avete bisogno che i colori siano desaturati, glielo aggiungete qui. Poi avete bisogno che l'ora del giorno sia golden hour, glielo aggiungete. Se volete che la composizione che sia la rule of thirds, glielo aggiungete. Dopodiché fate copy, incolla e a questo punto lo modificate come serve a voi, perché ovviamente così sono una serie di indicazioni buttate giù, dovete poi dargli un senso. Secondo me può essere utile per capire e aiutarvi a vedere cosa gli serve a lui. Per esempio, se dovete fare qualcuno che corre, vi dà un'idea di cosa può essere utile scrivere. Non avete la certezza che così viene perfetto, però è sulla linea di ciò che i creatori di WAN 2.2 hanno messo giù e hanno spiegato anche durante l'evento di live. Il negative potete scriverlo in inglese e in cinese. Non è detto che vi segua sempre, però quando il CFG è per esempio a 5, il negative viene seguito generalmente. Qua sotto abbiamo la latent. Ora io sono sul 5B e la mia scheda ce la fa a fare 1280x704. In questo caso particolare è un nodo apposito per WAN 2.2. Non vi mette 720 perché se vi mettete 720 fa 736. Ha dei valori preimpostati internamente, quindi di base loro mettevano 704. Invece con il modello 14B riuscite proprio a fare 1280x720, però occhio che la risoluzione va a pesare tantissimo sulla VRAM utilizzata. Anche il length, cioè la lunghezza del video, questo è strettamente legato agli fps che mettete, perché voi dovete dividere questa cifra per gli fps che mettete. È un po' complessa qua la situazione perché alle volte vengono in slow motion, alle volte vengono velocizzati, ma ho visto che non è legato agli fps che mettete, è alla fortuna di riuscire ad avere una bella generazione. Passiamo poi al nodo che genera e questi sono i settaggi consigliati di base, ovvero 20 step, CFG 5 e poi come sempre il sampler name e lo scheduler vengono impostati in un modo ma non sono
obbligatori in quel modo lì. Potete sperimentare con altre combinazioni e magari avere anche dei risultati migliori. Questo è quello che davano di base. Successivamente arriva il by the code e viene generato il video. Questo è il text to video. Per fare l'image to video con lo stesso modello, semplicemente voi andate qua sotto, cliccate qua e fate set group nodes to always e li rende visibili. A questo punto ConfUI li prenderà in considerazione. Potete caricare un'immagine, per esempio mettiamo caso una ragazza. In questo modo potete dirgli la risoluzione che deve avere, se deve fare un resize e se deve mantenere le proporzioni. Considerate che questa è l'immagine da cui parte e questa è la latent che crea. Se voi volete che siano paritari come risoluzione, allora semplicemente qui mettete una risoluzione umana, non mettete cose esagerate. Io vi consiglierei prima di fare una generazione senza l'immagine alla risoluzione che volete voi, perché la generazione con l'immagine è più pesante della generazione text to video. Una volta che avete messo la risoluzione giusta, semplicemente collegate i due pallini, ovvero il width, length. In questo modo lui prende la risoluzione da qua e siete sicuri che il video sarà esattamente allo stesso modo. Attenzione a questi due valori, cioè al resize e al keep proportion, perché altrimenti rischiate che vi venga una cosa strana. Il resto rimane identico, sia che fate la generazione con il text to video o l'image to video, le impostazioni sono sempre consigliate così. È ovvio che se voi generate da zero, forse conviene spiegargli di più cosa state andando a generare. Se voi andate ad animare un'immagine, dovete dirgli come dovrà animare quell'immagine, ma conviene sempre spiegargliela un pochettino, in modo tale che non parta da zero proprio. Perché poi c'è anche quest'altro gruppo? Per questo motivo, allora io questo lo rimetto bypass, ovvero facendo bypass group nodes. Possiamo fare anche il text to image, questo lo bypassiamo facendo bypass group node, questo lo mettiamo su always e qui gli diciamo semplicemente non farmi una roba lunga 121 ma di un frame. In questo modo possiamo generare un'immagine anche con One 2.2, come se fosse Flux o come se fosse un modello per generare immagini. Lui farà sempre la sua elaborazione, ma riuscirete ad avere anche un'immagine da 1080x7,4. Dovete un po' provare perché non è detto che venga sempre benissimo e dovete spiegargliela in un modo tale che capisca che sta facendo un'immagine. Però vi dà anche questa possibilità, non ha problemi a generare un'immagine sola. Visto questo, possiamo passare al workflow successivo. Visto che parliamo di workflow, forse vi può tornare utile una web app che ho creato sempre su GitHub e sempre ovviamente open source, che si chiama ConfUI Workflow Inspector. Se per caso siete lontani dal vostro computer, non avete voglia di aprire ConfUI, potete appunto usare Workflow Inspector, che una volta aperto il file vi darà l'elenco di tutti i nodi inclusi, vi farà vedere bene in dettaglio le note e grazie al blocco con Lightgraph darà una specie di anteprima che vi permetterà di farvi un'idea di come è composto il workflow. Ovviamente per avere la visione completa sarà comunque necessario aprirlo in ConfUI, ma può tornare comunque utile se non siete sulla vostra workstation. Trovate il link in descrizione. Vediamo il template e vediamo come l'hanno fatto loro. Facciamo sempre browse templates, andiamo in video e vediamo l'image to video. Chiudiamo un po' quelli vecchi così non ci confondiamo. Qua è un po' complicato appena si apre, ma in realtà è semplicissimo perché se noi lo apriamo come sempre e li mettiamo in coda, vediamo che le cose tornano. Questo è l'image to video, quindi parte da un'immagine e poi elabora il video. Vedete che ci sono due caricamenti, vengono passati a due keysampler e poi viene generato il video. Allora vediamolo col workflow che ho fatto io. Facciamo workflow open e andiamo su image to video. Vi ritrovate con quello che vedevamo prima. C'è sempre il caricamento, è diviso in due a questo giro. C'è il caricamento del high e il caricamento del low. Come dicevo prima, penso sia consigliabile mettere modelli con la stessa precisione di calcolo. Credo, ma magari si possono fare combinazioni più utili. Sarebbe da provare, ma diventa un po' un delirio provare 1000 combinazioni e non so se da errori perché sinceramente non l'ho provato. Il resto rimane uguale, caricate tutto allo stesso modo, anche qui l'immagine. Con il 14B vi
consiglio di stare sul 480. Il 1280x720 è veramente alto come richieste di generazione. Questo ovviamente al di fuori di ottimizzazioni varie che potete provare a fare. Se partite da zero e iniziate a generare queste cose, non è semplicissimo ottimizzare sempre e cavare un ragno dal buco. Di conseguenza state un po' bassi, anche con il length. Questa parte qua è un po' problematica, chiamiamola così. Io al momento non mi sento di consigliarvi dei loro in particolare, ve li ho messi comunque però. Li ho lasciati su Bypass, qui avete i link per scaricare il One 2.1 Fusion X, sia Image to Video che Text to Video, e sia il Lite X 2V, Image to Video e Text to Video. Io sono dell'idea che non sono compatibili completamente con One 2.2, è problematico utilizzarli, non danno sempre dei buoni risultati, ma alle volte funzionano. Allora, siccome non voglio fare una guida che vi spiega un qualcosa che poi voi replicate e vi viene uno schifo, evito di parlarne direttamente. Preferisco fare una guida fatta bene quando usciranno quelli per One 2.2. Nel momento in cui li fanno, che saranno perfetti per One 2.2, farò sicuramente una guida come ho fatto per One 2.1 Fusion X e Lightning. Però ve li lascio qua. Ne ho messo solo uno perché già così fa errori nel prompt. Molti dicono che va bene lo stesso, io non sono di questa opinione, però se volete metterne più di uno basta moltiplicarli, potete mettere Fusion X insieme a Lightning, insieme a Fast One, a tutti quelli che volete. Magari vi metto in descrizione il link anche al repository di KJ con i vari LoRa. Per il resto è quello che abbiamo visto prima, sempre il prompt che per crearlo vi consiglio di aiutarvi con quel sito per farvi un'idea. C'è sempre il negative, a seguire abbiamo questo nodo che c'era anche in One 2.1 dove prende l'immagine iniziale, ovviamente occhio alla risoluzione e tutto, anche qui potete fare il discorso di unire il width con l'height per avere la medesima risoluzione, dopodiché scegliete la lunghezza del video, sempre considerando i frame che mettete. Io ho messo di base 16 a tutti perché ho visto che è meglio spesso ancora 16, nonostante loro abbiano detto 24, però provate un po' voi. E a seguire abbiamo poi le due elaborazioni. Questo è praticamente quello che vedevamo una volta con Stable Diffusion XL, se ve lo ricordate. C'era il base, c'era il refine e funzionavano al medesimo modo. Il base faceva la prima parte e poi arrivava il refine che faceva la seconda parte. Qua viene chiamato high noise o low noise. Il discorso è questo: ci sono degli step totali che vengono messi uguali da entrambe le parti. La prima parte inizia da 0 e finisce solitamente a metà degli step. La seconda parte inizia dalla metà degli step e poi, al di là di quanto è messo su end at step, comunque si fermerà agli step totali, quindi questo valore potete lasciarlo anche così. Dico solitamente perché, come dicevo prima, non c'è niente di sicuro qua dentro. Alcuni mettono dei valori, altri ne mettono altri. Adesso tutti stanno sperimentando mille cose diverse. È per questo motivo che evito di parlarvi dei LoRa, perché qua è un cinema su come impostare. Sul CFG, sugli step, sul start, sull'end. Magari vi do dei valori che a me stanno andando, voi iniziate a usarli e vi viene uno schifo. Io non voglio fare guide così, non voglio fare spiegazioni dove non è sicuro avere un buon risultato. Qual è però la vera problematica? Senza i LoRa che velocizzano, questa generazione è lenta in modo mortale. Quei LoRa possono aiutarvi per diminuire gli step. Lasciato in questo modo potreste metterci veramente tanto a fare una generazione, perché ne fa una, quando ha finito passa alla seconda ed è paritario. Quello che ci ha messo con la prima ci mette con la seconda, ovviamente se impostate gli stessi step da una parte e dall'altra, nel senso che qui arriva a metà e qui parte dalla metà e poi finisce. Con alcuni di questi LoRa si riesce a scendere tanto di step, però adesso non sto a ripetere quello che ho detto prima. Vediamo che qui abbiamo l'add noise abilitato, mentre nel secondo step viene messo come disable. Cambiano alcune cose, è proprio come quando generavamo con Stable Diffusion XL con Base e Refiner. Poi sono arrivati i custom node che hanno semplificato tutto. Magari riusciranno a farlo anche con One 2.2, riuscendo magari a fare un unico modello un po' più contenuto come richieste. Ovviamente poi arriva il Vide Code e crea il vostro video. Questa generazione image to video è più pesante rispetto al text to video, considerate tempistiche più lunghe. Visto questo workflow, vediamo allora quello finale. Facciamo un browse templates, andiamo su video e facciamo il text to video.
chiudiamo sempre quelli vecchi così abbiamo più spazio. È la stessa cosa, solo che non c'è più il caricamento dell'immagine. Qua stranamente c'è un empty, un U1 latent video, però vabbè, i nomi dei nodi sono solo etichette messe sopra, non è nulla di che. Le impostazioni rimangono identiche, ma non c'è una latent che viene creata dall'immagine. Adesso apriamo quello che ho fatto io, facciamo open ed è questo qui. Stessa impostazione di prima, manca solo l'immagine di caricamento, perché ora è tutto guidato dalla latent. Trovate anche qua i link ai LoRa, io ho messo solo questi, ma come dicevo prima vi metto il link anche al repository di KJ dove trovate altri LoRa. Qual è la vera differenza qua? Che stiamo facendo un text to video. Come dicevo prima dovete spiegargli tutto da zero come fare l'immagine, mentre di là si parte da un'immagine che viene animata. Teoricamente è sempre consigliabile partire da un'immagine perché almeno avete una certezza, mentre qui non sapete cosa andrà a fare. Potrebbe essere che quando arriva a farvi vedere l'anteprima siete già qua da 10 minuti ad aspettare, sparo un numero a caso, e non è quello che volevate. A questo punto, se generate un'immagine, siete sicuri che almeno partirà da quella. Le impostazioni sono le stesse, anche qua sopra viene spiegato, metto sempre nelle note, e come dicevo potete lanciarvi a cambiare i valori. Una cosa che sta andando tanto adesso è il fatto di usare UAN 2.2 o 2.1 per generare le immagini. È molto interessante perché, come dicevo prima, voi disattivate questo gruppo, attivate questo con Always, e a questo punto ovviamente dovete mettere 1. Qui potete anche lanciarvi a fare delle risoluzioni più alte perché sta facendo solo un frame. Ovviamente non è che evviva fa solo un frame, posso mettere 4K, no, non funziona così. Potete fare qualcosa in più, ma dipende dal vostro computer, dai modelli che avete scelto e da tutto, e se state sperimentando con quei LoRa particolari. Ho visto risultati molto interessanti facendo generare UAN come immagini e spesso può darvi qualcosa meglio di Flux, un po' più cinematografico. È sicuramente molto interessante questo nuovo step, ma al tempo stesso l'unione di due modelli che generano insieme complica tutto, e come è stato abbandonato praticamente subito su Stable Diffusion XL, spero che anche qua venga ripensata questa cosa, perché poi siamo costretti a correre con 1000 ottimizzazioni, LoRa e tutto quanto per andare incontro a dover caricare due modelli insieme e due generazioni insieme. Vedremo poi cosa ci riserva il futuro e soprattutto che LoRa usciranno dopo, sui quali sicuramente poi vi farò una guida per renderlo più avvicinabile a tutti. Non starò a ripetermi anche nelle conclusioni perché l'ho già detto nella guida. So che tanti stanno già usando i LoRa che velocizzavano con UAN 2.1, ma siccome non è un argomento così semplice da buttar lì dicendo mettete questi step, mettete questo valore e siete tutti contenti, perché io non la penso in questo modo. Secondo me se si fa una guida deve essere utile per tutti e deve dare a tutti lo stesso risultato. Anch'io ho fatto delle guide dove ahimè non era così, perché spesso la fretta nelle AI di fare subito una guida o di spiegare agli altri un valore ci porta a dire anche cose non corrette. Siccome non voglio fare una guida così, al momento il discorso LoRa l'ho messo da parte. Quando usciranno quelli dedicati a UAN 2.2 sicuro ci sarà la guida, ma al momento sperimentate, trovate i link nei workflow e trovate il link in descrizione. È vero che senza quei LoRa le tempistiche col 14B sono folli, perché veramente parliamo di raddoppiare la tempistica che avevate con UAN 2.1. Se ci mettavate un quarto d'ora a fare una sola generazione, qui sono 2 quarti d'ora, perciò sono mezz'ora d'attesa. Sicuramente la qualità è più alta, però al momento lo vedo come un eccessivo appesantimento della generazione. Va bene, c'è stato un passo avanti e su quello è indubbio, ma credo anche troppo così. Passiamo da un modello che era molto gestibile, che era UAN 2.1, a un modello che in realtà non è così gestibile, è complesso, devi starci dietro un attimo, tanti possono anche scoraggiarsi a vedere dei risultati così e alla fine il rischio è che venga abbandonato da tanti. Io spero che sia l'alto LoRa e sia eventuali versioni in stile Fusion X possano migliorare questa situazione e renderlo più appetibile per tutti. Però se volete condividere le vostre impostazioni dei LoRa e aiutare anche gli altri, mettetele nei commenti, così almeno se qualcuno vuole lanciarsi può vedere le vostre impostazioni e tentare di migliorare la generazione.
Se non vi siete ancora iscritti, mi raccomando, iscrivetevi, così seguite tutte le pubblicazioni e magari lasciatemi un like al video se vi è piaciuto. Ricordatevi che c'è sempre il server Discord dove di queste cose ne parliamo per ore. Infatti tanti utenti hanno già condiviso le impostazioni con cui generano sia con i loro senza e comunque condividono anche le loro creazioni. E se volete contribuire a supportare questo canale, a farlo crescere, ricordatevi che c'è la pagina Patreon dove spesso carico in anticipo i workflow su cui sto lavorando, su cui sto facendo le guide. Se magari volete contribuire alla creazione della prossima guida, lì trovate qualche informazione in più. E allora ci vediamo alla prossima guida. Ciao!